Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI nella quale cominceremo a costruire le pagine del nostro report. Questa è la prima di 4 lezioni perché a ciascun report, per non fare una lezione lunghissima, dedicherò una lezione. E se ricordi, 2 lezioni fa ci eravamo lasciati su questa tabella del modello di Power BI, quindi su questo set di dati che avevamo aggiustato sia dal punto di vista del rinominare le colonne e quindi avevamo ottenuto questo risultato che ora ovviamente è facilmente intuibile per portare i campi nei grafici, nelle tabelle delle pagine del report e quindi degli oggetti visivi del report, e poi avevamo anche reso numerici i campi che da SharePoint ci erano arrivati come in formato testo, quindi come tipo di dati testo, quindi campi dove ci sono i numeri che poi ovviamente ci servono per fare le formule, ci serviranno domani per fare le formule perché adesso vedremo come si fa un report e non ci avventureremo nel linguaggio DAX, altrimenti faremmo una confusione enorme, però ovviamente questi campi devono avere un formato numerico perché già Power BI, come vedremo, ci farà dei conti in automatico quando noi andremo a costruire i grafici. Quindi adesso dall'ambiente visualizzazione tabella ci spostiamo nell'ambiente dei report. E come vedi già c'è qualcosa. Perché già c'è qualcosa? Perché io per non improvvisare ho cercato di creare un report con 4 pagine per argomenti. Ovviamente si potrebbe fare in modo completamente diverso, a te potranno venire mille altre idee, forse anche migliori di questa, però io per non improvvisare la lezione ho detto che in una pagina analizzerò i segmenti di mercato, in un'altra pagina del report il profitto, gli sconti e il prezzo di vendita, in un'altra ancora andrò ad analizzare i trends per stato, per unità vendute e per sconti e stato, e poi anche i trend per mese, perché poi qui si tratterà di vedere che non si tratterà semplicemente del trend per mese, ma io potrò andare qui e vedere il vino Bonarda che ha un trend diverso dal Chianti. Comunque questo lo vedremo poi nell'ultima lezione, ma per introdurre come funziona lo strumento report in Power BI, perché anche qui funzionerà nello stesso modo. Se io vado a prendere il vino Bonarda, vedo che nei vari segmenti di mercato c'ha questi valori. Se prendo il Chianti avrà questi altri valori, se prendo il Barolo questi altri valori ancora. Così come se vado in Canada i valori cambiano rispetto alla Germania. Vedi lo strumento potente di Power BI che io sono riuscito ad ottenere in pochissimi minuti, perché per ottenere questo risultato in Excel ci vorrebbero ore e ore e ore di lavoro per costruire delle macro e per poi costruire dei grafici che vadano a pescare i campi, mentre qui, come vedremo, è tutto molto semplice. Quindi ora cosa faremo? In questa prima lezione andremo a replicare quello che io ho fatto qui e poi ad andare a fare anche qualche aggiustamento grafico per vedere come si rende più presentabile un report. Comunque quello che conta ovviamente è la sostanza, poi gli aggiustamenti grafici sono sempre un di più. Però chiaramente qui questo titolo così lungo sarà bene scrivere che cosa rappresenta questo grafico. Qui ovviamente lui ha pescato il nome dei campi, questo sicuramente è da aggiustare. Allora andiamo, clicchiamo su più e creiamo una pagina vuota del nostro report. La spostiamo qui perché dobbiamo riprodurre la pagina 1 che quindi è i segmenti di mercato. Clicco con il tasto destro del mouse, come vedi assolutamente uguale a Excel, rinomina e scrivo segmenti di mercato. Clicco nel bianco, presa la modifica, andiamo a vedere che cosa ho fatto. Ovviamente per vedere che cosa ho fatto devo aprire visualizzazioni, dove qui ho tutti gli oggetti visivi che io posso utilizzare per fare i report, e poi devo aprire anche i dati, quindi per vedere dove ho pescato. Vediamo innanzitutto il grafico. Lo selezioniamo con un clic e come vedi alla selezione con un clic mi viene cosa ho messo nell'asse delle X, cosa ho messo nell'asse delle Y, e ciò che io ho messo nell'asse delle X e delle Y mi viene il flag qui perché io ho utilizzato questi 2 campi per fare questo grafico. Quindi come ho fatto questo grafico rifacciamolo in diretta.
ho scelto questa tipologia di grafico ad istogramma, l'ho allargata un po' e quindi dicevamo ho scelto i campi segmento di mercato e unità vendute. Quindi nell'asse delle X ho messo segmento di mercato e delle Y le unità vendute. Ecco che io ho già riprodotto il grafico che ho fatto dall'altra parte. Quindi qui andiamolo subito un po' a modificare. Quindi queste sono le unità vendute per segmento di mercato. Quindi andiamo qui nell'icona del pennello e innanzitutto andiamo a dire che qui sopra vogliamo vedere i valori, cioè quante ai privati via web unità abbiamo venduto. Quindi vado a mettere il flag qui e come vedi vengono le unità vendute, in questo caso in milioni. Potremmo andare a dire che le vogliamo vedere non in milioni ma le etichette dati 0,47 milioni ovviamente sarebbero 470.000, anzi lasciamo così perché sennò poi ci viene un numero troppo largo, quindi 470.047 milioni. E poi andiamo sul titolo e qui sostituiamo questo e scriviamo unità vendute per segmenti di mercato e abbiamo aggiustato il titolo. Qui somma di unità o vendute ci ha pescato il nome del campo, quindi qui andiamo a cliccare qui, ridenominazione e scriviamo semplicemente unità vendute. Segmento di mercato facciamo la stessa cosa, 00 segmento di mercato è il nome del campo, lo rinominiamo e scriviamo segmento di mercato. E poi ovviamente potremmo andare sul titolo o su altri, anche sull'asse delle X, a dire che l'asse delle X lo vogliamo vedere in carattere 10. Non mi ha preso le modifiche qui, vado a rifarle. Allora, segmento di mercato, bisogna cliccare fuori da questi campi poi e unità vendute, ecco. E quindi vado qui, generale, titolo, e il titolo magari gli dico che lo voglio in un carattere più grande e lo voglio di questo colore qui, così come posso andare a colorare l'asse delle X o l'asse delle Y. Quindi andiamo nell'oggetto visivo, l'asse delle X lo voglio più grande, vedi come vedi si sono ingranditi i valori dell'asse delle X, e lo stesso posso fare per l'asse delle Y. Come vedi ci sono tantissime opzioni, ovviamente posso cambiare anche i colori dell'istogramma. Vediamo i valori. I valori sono di questo colore, potrei andare a dire che li voglio più grandi, ma i valori meglio non ingrandirli. Posso andare a dire che li voglio vedere in grassetto e li voglio vedere di questo colore qui, un nero più scuro, oppure li voglio vedere in blu. Sono diventati blu. E ancora posso andare nelle colonne e dire che le colonne le voglio vedere di questo colore qui, non di blu, piuttosto che di quest'altro colore qui. Vedi, le possibilità sono veramente tante. Poi cosa ho fatto in questo report? Come prima cosa sono andato a prendere stato, prodotto e sconti per avere una matrice, quindi nel senso di poter aprire poi, di poter aprire questi menu.
quindi Canada, tipo di vino, Barolo, gli sconti che ho fatto in questo caso, gli sconti. Quindi andiamo a riprodurre questa matrice degli sconti nella pagina definitiva del nostro report. Posso anche selezionarla, CTRL C, la incollo, me la porto di qua. Come vedi sono anche spostabili a piacimento questi oggetti visivi. Ora io devo riprodurre questa, me la sono portata di qua, così ti faccio vedere pari pari come l'ho fatta e come la riproduco. Quindi vado a deselezionarla, perché così è selezionata. Se vado a cliccare su un oggetto visivo carica i dati in base all'oggetto visivo che seleziono, tipo selezione il grafico. Ora qui non mi mette niente, seleziono questo, evidentemente non è adatto per fare questo tipo di grafico. Quindi torniamo indietro con CTRL Z e quindi la vado a deselezionare cliccando nel bianco, vado a prendere una matrice vuota e quindi qui devo portare, abbiamo detto, stato, prodotto e sconti. Quindi portiamo qui stato, prodotto e sconti. Ovviamente il menu a tendina si riproduce in base all'ordine che io inserisco qui, perché se io mettessi il prodotto sopra verrebbe il vino e poi sotto lo stato. Ora mettiamo a monte lo stato e poi andiamo qui, quindi questa che rimpicciolisco un attimo, questa che abbiamo portato di esempio, la cancello e quindi riapriamo un po' a schermo più grande e vado qui, rinomino e voglio che ci sia scritto solo stato. Poi vado qui e dico che nell'intestazione riga voglio questo carattere della riga dei dati e voglio che sia colorato di questo colore. E quindi l'intestazione riga mi verrà colorata quando io la vado a selezionare. Poi possiamo fare un altro piccolo aggiustamento grafico. In generale possiamo andare a dare un effetto, quindi possiamo mettere un'ombreggiatura di quale colore? Diciamo di questo colore qui. Ecco, come vedi è venuta una piccola ombreggiatura. Poi andiamo un po' ad aumentare il carattere di quello che c'è scritto qui dentro, quindi andiamo in oggetto visivo, quindi andiamo in griglia, vediamo perché qui i comandi sono tantissimi, quindi andiamo qui in oggetto visivo, testo, facciamo in modo che sia molto più grande. Andiamo ad allargare un po', allarghiamo un po' anche qui e adesso se rimpiccioliamo abbiamo il nostro lavoro definitivo. Ovviamente si potrebbero fare anche altri aggiustamenti. Ovviamente se ora io vado qui in USA vedo le unità vendute negli USA rispettivamente ai vari segmenti di mercato. In Messico, in Germania, in Francia, oppure posso aprire il menu e in USA voglio vedere solo il Barolo, solo il Bonarda, solo il Brunello, solo il Chianti. Vedete che strumento, vedi che strumento potente che è. Quindi andiamo a prendere l'altra cosa che ho fatto in questa matrice, quella relativa ai prodotti, anche questa con CTRL C ce la portiamo di qua. Ho messo il prodotto e il profitto, quindi anche in questo caso ho fatto una matrice, la deseleziono, anzi in questo caso ho fatto una tabella, perché ci sono due colonne, scusami, quindi prodotto, abbiamo detto, prodotto e profitto, messi tutti e due nel campo colonne, quindi prodotto e andiamo a prendere il profitto. Anche in questo caso andiamo nell'intestazione colonna e andiamo a mettere tutto un po' più grande. Anche qui andiamo nell'intestazione colonna
e mettiamo stato un po' più grande, magari anche in grassetto e magari di questo colore qui. Qui andiamo a correggere, torniamo qui e diciamo che questo si deve chiamare profitti per prodotti, quindi qui possiamo scrivere rinomina quindi prodotto, qui ci possiamo scrivere anche prodotto e relativo profitto. Anche qui possiamo ovviamente andare ad ingrandire, quindi la griglia, no, era la colonna specifica. Qui posso applicare lo stesso format all'intestazione e qui in intestazioni colonna, questo l'abbiamo già visto, vediamo i valori, andiamo a aumentare il carattere dei valori e anche in questo caso andiamo a dare un colore diverso che ce lo alterni. Fermiamoci qui anche per quanto riguarda questo oggetto visivo, sistemiamolo meglio, allargo, lo vado ad allineare, qui magari allargo un po' il grafico così si vede meglio. Questi sono i 5 paesi, questi sono i tipi di vino, quindi queste sono le aree geografiche. Andiamo a dare un'ombreggiatura anche al grafico, quindi in generale, effetti, ombreggiatura, di quale colore vogliamo che sia l'ombreggiatura, di questo colore rosso. Qui diciamo che invece l'ombreggiatura la vogliamo e la vogliamo di blu. Quindi diciamo che abbiamo reso presentabile il nostro report, ovviamente si potrebbe fare tanto di più. Centriamo un po' questi oggetti e vediamo il risultato che abbiamo ottenuto. Vado a cancellare questo che avevo portato di esempio, lo seleziono nel bordo e digito cance. E vediamo i risultati che abbiamo ottenuto, cosa si può vedere. Quindi qui avevamo detto che avremmo voluto vedere, copio anche questo, i segmenti di mercato, lo copio e lo porto di qua, quindi vado un po' ad abbassare tutto, quindi seleziono questo e questo, tutte e tre insieme tenendo premuto maiuscolo, abbasso tutto, segmenti di mercato, quindi salviamo il nostro lavoro e posso vedere tanti dati relativamente ai segmenti di mercato. Ovviamente come clicco su uno qualsiasi di questi oggetti variano sistematicamente anche gli altri, variano sincronicamente anche gli altri. Come vedete io ho fatto un lavoro veramente breve dal punto di vista temporale per ottenere questo, risultato per ottenere il quale in Excel ci sarebbe da lavorare ore ed ore sulle macro. Quindi per esempio se io voglio vedere il mercato medio, come vedi qui sono cambiati i numeri. Se io clicco ancora sull'elemento che ho selezionato mi si ripristina il tutto, quindi se io clicco su la piccola impresa, come vedi qui sono cambiate, è cambiato il profitto che ho fatto. Se vado a vedere
le unità, gli sconti che ho fatto sul Barolo. Come vedrai, qui ora sono 11.469, se clicco su quest'altro qui cambiano i numeri, sono cambiati anche qui. Così posso andare a selezionare un vino, la Falanghina, e vedo le unità vendute per segmento di mercato relativamente soltanto alla Falanghina. Qui vedo il profitto che ho fatto con la Falanghina in tutti i segmenti di mercato, e qui vedo le vendite che ho fatto per ciascun segmento di mercato. Così posso selezionare il Brunello, il Bonarda, posso andare a selezionare il Chianti, e il Chianti anche qui posso vedere relativamente al Chianti gli sconti che ho fatto. Quindi hai potuto vedere la potenza di questo strumento, quanto la sua versatilità e la sua semplicità di utilizzo una volta che io ho settato i dati, una volta che ho i dati nella tabella. E noi abbiamo fatto in modo che quei dati fossero puliti da utilizzare. Ovviamente quei dati potrebbero essere ulteriormente arricchiti con le formule DAX. Quindi ti aspetto nella prossima lezione, dove andremo a costruire quest'altra pagina di report. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!